Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio parlarvi dell'allarme 30. Avevo già fatto un video inerente a questo allarme, ma oggi volevo approfondire il discorso parlando di quando la lavastoviglie vi dà allarme 30 e non riuscite a capire da dove perde acqua. Vi ricordo che l'allarme 30 indica che il galleggiante sul basamento sotto è sollevato e quindi c'è una perdita d'acqua. In genere queste perdite d'acqua arrivano da manicotti staccati, forati, dal pozzetto, dalla vasca bucata. Difficilmente arrivano dal motore o dalla pompa di scarico, però può capitare anche quello. Il più delle volte può dipendere anche semplicemente dal pozzetto intasato o anche solo da un eccessivo utilizzo di detersivo. Però se per caso avete verificato tutte queste cose e non riuscite a capire perché questa lavastoviglie continua a perdere acqua perché non riuscite a capire da dove arriva, la prima cosa che dovete andare a guardare è lo sfiato vapori. Questa ce l'ha, lo sfiato vapori è esattamente questo, quindi se già lo trovate staccato, quindi spostato, allora siete sicuri che è quello. Ma anche se lo trovate ben inserito come questo, in questo caso qui, non è detto che non perda acqua. Quindi, una volta che abbiamo identificato che questo modello di lavastoviglie monta lo sfiato vapori, dobbiamo estrarla dall'incasso. Adesso non vi starò a far vedere come si estrae dall'incasso perché c'è già un video che lo spiega, vi faccio direttamente vedere da dove perde e cosa bisogna fare per risolvere il problema. Ok, ho estratto l'elettrodomestico dall'incasso. La prima cosa che dovete notare, appunto, che si nota è quella che c'è una scia di acqua che arriva da qui, vedete? Si vede benissimo, c'è proprio la scia. Questa cosa fa? Va a infiltrarsi lì dentro e poi va a finire nel basamento. Potreste ritrovarla per terra, poi dipende un po' dalla pendenza, ma il più delle volte va a finire sotto nel basamento in basso e va a sollevare il galleggiante. E da dove arriva questa perdita? Ecco, vedete che qui è tutto, si è rovinato tutto perché l'acqua l'ha cotto un po', no? Adesso andiamo a staccare questo, vedete che si è incollato su. Ok, vedete qui cosa è successo? Ok, questo è quello che succede. Praticamente questa guarnizione qui eh, perde, non tiene bene. Questa la prendete e la buttate direttamente perché non serve più a niente. Adesso qui per fare un lavoro fatto bene dobbiamo pulire tutto quanto, quindi bisogna grattare bene tutto quanto e riportarlo praticamente come se fosse nuovo. Prima di procedere con la riparazione, vi chiedo gentilmente, per favore, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che sia cliccare mi piace che iscrivervi al canale a voi non costa assolutamente nulla, ma nello stesso tempo mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Ok, l'ho pulito, più di così non viene pulito. Ricordatevi di asciugarlo molto bene perché adesso andremo ad applicare un silicone che resiste alle alte temperature. E prima di procedere, volevo precisare una cosa. Allora, io faccio questi video per aiutare chi non ha la possibilità di contattare un tecnico. Non faccio questi video per complicare la vita ai tecnici. Quindi, se avete intenzione di fare questi lavori per poi chiamare un tecnico, un professionista e fargli trovare un'apparecchiatura mezza smontata, ve lo sconsiglio perché alla fine andate a spendere più soldi perché il tecnico deve basarsi anche su un'eventuale manomissione da parte del cliente. Quindi ricordatevi che ci sono dei professionisti che con 30 euro vi fanno l'uscita e anche la diagnosi. Poi c'è chi ne chiede 40, 45. Fate fare comunque sempre la diagnosi a chi è del mestiere. Poi, se non avete la possibilità perché non conoscete nessuno di affidabile o comunque vi piace ripararvi da soli gli elettrodomestici, allora potete anche seguire tutti i miei consigli e tutti i miei video tutorial. Niente, adesso allora andiamo ad applicare il silicone che resiste appunto alle alte temperature intorno allo sfiato vapori.
Ok, questo è il silicone, questo è il migliore che c'è, ed è il silicone che resiste alle alte temperature. Adesso andiamo ad applicare del silicone qui attorno, senza andare a finire dentro, senza tappare i fori, quindi dobbiamo stare proprio larghi intorno a questo cerchio qui, diciamo. Ok, ok, vedete? Direi che è pronto. Adesso semplicemente andiamo a inserirlo nella sede. Ok? E lo lasciamo asciugare. Ok, il lavoro è completato, è già finito, quindi potete già inserirla nell'incasso e lasciarla asciugare un giorno intero. Devo precisare una cosa, non è detto che se la lavastoviglie perde da qui non perda anche da un'altra parte. Considerate che queste perdite, cioè la perdita d'acqua dallo sfiato a vapori è una cosa abbastanza comune su questo modello qui. Però a molti è pochissima, cioè l'acqua è talmente poca che non crea problemi, fa in tempo ad asciugarsi. Ad altri è tantissimo, cioè se ne forma di più e quindi fa sollevare il galleggiante e blocca la lavastoviglie, mandandolo in allarme 30. Quindi se avete fatto questo lavoro, dovete soltanto provarlo e farlo andare magari un paio di lavaggi a vuoto intensivi e vedere se si blocca ancora. Se si blocca ancora vuol dire che c'era anche un'altra perdita da qualche altra parte. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile, vi ricordo sempre cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao!